Vieni qua. Ti senti protagonevole? Salve. Mettiamo poco. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dragonfly Fairy. Io sono Manuela, lei è la spippola e lei è la nonna Franca. Ciao. Vi facciamo vedere una ricetta, ma nel frattempo facciamo un po' di chiacchiere. A dopo. Sono abbastanza nana per questa ripresa. Intanto che prepariamo parliamo perché tanto adesso dobbiamo solo. Sì. A che temperatura metto il forno? Allora il forno va a 180 gradi ma deve riposarsi un attimo, non lo facciamo mica riposare. Cosa vuol dire non lo facciamo riposare, poveraccio? No, ma non quanto fa. dovrebbe riposare? In freezer in 10 minuti. E allora? Cosa ceriamo? Mescolo intanto. Mescola. Questa la possiamo mettere via. Quella ci serve dopo. Vabbè, dopo. È che non la volevo bollente da metterci sopra gli scroti. No. Dicevo, oggi parliamo di come si partoriva a anni 70 e anni 80, perché dovete sapere che io sono nata nel 88, ma mia sorella ha ben 10 anni in più di me. Quindi la nostra Miss Nonna conosce, diciamo come si dice, Per esperienza personale come funzionavano i parti, come funzionava il trattamento nei rispetti del paziente da parte dell'ostetrica e da parte del personale medico ai tempi del 78/88, 87-88 in realtà, perché in realtà io ho anche un'altra sorella che ha appena 14 mesi in più di me e quindi abbiamo qui una miss esperienza di questo genere. Quindi adesso prima di tutto vorrei sapere com'era la questione esami da fare nel 78. Allora nel 78 gli unici esami che ti facevano erano una specie di tracciato, sentivi il battito quando andavi a fare le visite, ti sentivano il battito e basta. 2019 io non ho sentito una volta il suo battito, neanche una. Sì, avevano uno strumentino lì tipo microfonino. No vabbè, ma io sono un caso a parte, tutte le mie amiche varie hanno sentito sempre il battito, ma io no. Però l'ecografia per esempio non... Io parlo dell'esperienza di Bologna, e che Bologna è un ospedale all'avanguardia. E ci vuole qualcos'altro in più qua di liquido, qualcosa in più di acqua, latte. No, niente latte, scherzo, questi sono biscotti dietetici. Un altro pochino di acqua, sì, appena più un po'. E intanto vado avanti a raccontarti. Sì, certo. Ecco, allora andavi in ambulatorio alle visite, che poi non beccavi mai lo stesso medico perché Ovvio. Ovviamente là c'erano i dottori che ti beccavi tu e niente, ti sentivano il battito, misuravano la pressione. L'ecografia, ti dicevo, non era un esame di routine, la facevano solo ed esclusivamente, avevano una macchina solo in ospedale e la facevano solo ed esclusivamente se loro ritenevano che ci fossero dei problemi. Quindi io, non avendo problemi, a me l'ecografia non l'hanno mai fatta. Nel 78, ma io voglio andare a giocare per i fatti miei. E quindi niente, poi dopo niente, facevamo gli esami del sangue tutti i mesi, praticamente io. Perché tu facevi tutti i mesi e gli altri no? Perché io ho l'RH negativo. Ok. E sostenevano che c'era un'incompatibilità molto grave
col terzo, quarto sottogruppo con il babbo, e quindi mi facevano al centro trasfusionale gli esami tutti i mesi. Grazie. Dopo poi non è più successo, ma vabbè. E niente, dopo quelli erano, e poi dopo ci davano le solite vitamine, il ferro, tutte quelle cose. Folina? Folina. Oh, io ho avuto solo la folina. No, io credo che la folina di non averla presa neanche con voi. Ecco, molto bene. No. E cosa fa la nonna? Oddio santo. Guarda, cosa fa la nonna? Un bel pastone qua. E dopo diventa Pistacchi. 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 E niente, poi nel momento in cui si è trattato che bisognava andare a partorire, si arrivava all'ospedale come si poteva. In che senso? Come si poteva Nel senso che- in cavallo alato? No, invece sono arrivati in taxi perché ero a casa dalla nonna, per esempio. Mi ha accompagnato la nonna col taxi. È una condanna, insomma, io sono andata in ambulanza. E poi dopo mi hanno portato lì al pronto soccorso ostetrico, la nonna se n'è dovuta andare perché allora non si poteva stare neanche in sala d'aspetto. Beh, vedete, adesso c'è il Covid, è la stessa identica cosa, quindi... Più o meno sì. Infatti io ho salutato mia mamma praticamente all'uscita dal taxi, all'ingresso dell'ospedale. Ed è stato un piacere, ci vediamo quando siamo in due. E poi mi hanno visitato, mi hanno portato su in sala travaglio. Lì mi hanno fatto delle pratiche poco, insomma, Diciamo che erano poco delicate. molto poco delicate, e poi alla fine mi hanno messo nel letto con le cinghie del tracciato. Poi loro se ne sono andati a mangiare la pizza. Sì, e c'era i cordoni dei campanelli per chiamare le infermiere, erano legati là in alto perché così Della serie col cavolo che... così noi non dovevamo, disturbavamo. Io andavo a chiamare, ma quelle erano là che ridevano, che mangiavano, sentivo un profumo di pizza, che avevano fame. Però non potevi neanche mangiare. Assolutamente no. E poi niente, hanno cominciato a un certo punto, quando era il momento, hanno cominciato a fare delle visite più ravvicinate, diciamo. Io nel frattempo giro Prillo, vado perché ho la spipola che sta vagando qua sotto, ok? E quindi niente, dopo abbiamo fatto, mi hanno portato in sala parto, e poi è nata Leonora. C'è stato qualche piccolo problema di punti, eccetera, e me l'hanno portata via subito. Io praticamente non l'ho vista, perché loro dovevano darmi i punti. E poi Vabbè, ma comunque succede usava anche così. adesso, anche Usava adesso, così. anche Beh, adesso. insomma, con voi è stato diverso, dai. Vabbè, ma dipende poi da parto a parto, è logico. Ma Però anche adesso dipende ovviamente E poi dalla situazione. c'era un ragazzo che studiava medicina. Un ragazzo? Era un medico. Ma era strano allora che ci fosse un ragazzo. No, medici ostetrici ce n'erano già. Ah, loro, ok, neonatologi, cioè in sala parto intendo. Sala parto, io l'ostetrica e lui, solo che poverino era il primo parto a cui assisteva. Per cui aveva il cappellino fin qua, la mascherina fin qua, gli occhialini tondi, e io vedevo in questo tratto di pelle qua che diventava dal giallo al verde, al viola, al rosso. Era più, e io ridevo, e l'ostetrica che diceva: cosa ridi? Smettila, devi partorire, cosa ridi? Se stai guardando questo video, ostetrico, Oramai ti prego scrivi qualcosa qua sotto perché sarei curiosa di conoscere. 12 dicembre 78, se ti ricorda qualcosa sono io. E poi c'era una suorina. Abbiamo Ciao. un intruso. Ecco, scusate, cambio inquadratura. Ci siamo armate e cambio della batteria della telecamera. Comunque, dicevamo, c'era una suora. C'era una suora che stava studiando da ostetrica, mi vuole la carta forno intanto. Ecco. E c'era una suora che stava studiando da ostetrica ed è stata sempre con me, e poverina correva avanti e indietro intanto che loro davano i punti,
correva avanti e indietro dal posto dalla saletta dove lavavano i bimbi, che li vestivano, eccetera, e veniva lì a togliermi, no grazie, veniva a togliermi gli occhiali e guardare, ha gli occhi azzurri come la maglina che mi hai dato, e tirava sugli occhiali, perché io ho partorito con gli occhiali e l'orologio, e voleva vedere se avevo gli occhi azzurri anch'io, e io ho detto no, Cosa c'entrano gli occhiali? io avevo gli occhiali perché io devo vederci, se no... No, ho capito, però cosa c'è, nel senso, lei non riusciva a vedere attraverso i tuoi occhiali che colore di occhi avevi? No, si vede di no, oppure sai, poveretta, cercava anche di farmi, insomma, distrarmi. Di ridere. Voleva distrarmi un po' da tutte le pratiche invasive che stavano facendo. E poi dopo mi ha detto che aveva le ciglia lunghissime, e allora guardava le mie ciglia. E poi dopo, insomma, poveretta. Voi avete mai visto una suora che studia da ostetrica? Sì, perché era in un ordine missionario. Ecco, e mai mai visto. Vabbè, quindi... io ho partorito anche in un ospedale universitario, quindi voglio dire, poteva anche essere, però no. A parte la mandria di gente che c'era nella mia sala parto, perché fra medico studente accoppiati, sempre accoppiati, medico studente, e oltretutto c'era anche il cambio turno, io mi sono ritrovata in una posizione poco dignitosa con una mandria di gente dietro di me, quindi potete immaginare. Nel frattempo noi stiamo tagliando i biscotti. La ricetta ve la lascio qua sotto nell'info box. Se riuscissi a parlare, dire una frase intera di senso compiuto, anche troppe pretese, tutta intera sarebbe carino, però ci limitiamo a prendere quello che viene, quindi fatevelo andare bene così, perché noi siamo così. Posto. Poi dicevamo, ecco, ti davano subito il bimbo, perché all'ospedale a Sant'Orsola è sempre stato così, il bimbo è sempre stato con la mamma, mentre nell'altro ospedale del maggiore, nella maternità dell'altro ospedale, i bambini stavano per 24 ore nella nursery. Invece a Sant'Orsola i bambini stavano subito con la mamma. Ti davano il bimbo in braccio nel letto, ti portavano nella saletta postparto, poi lo mettevano nella sua cunetta. Voglio dire, ma una via di mezzo, ragazzi, cioè i medici che ascoltano, che guardano questo video, porca miseria, ma una via di mezzo, a parte che le nursery non esistono più, però voglio dire, ogni tanto, cioè, soprattutto quei bimbi che non sono proprio comodi subito. Ma questo parliamo del 78, Sì, perché okay. Poi nell'87, nell'88 le cose erano già diverse. Ok, adesso ce lo racconti, però io sto dicendo, va bene, nel nursery non esistono più, perché non esistono più, però ogni tanto qualcuno che ti viene a prendere il cinno, soprattutto quelli un po' scomodi, non è che sia poi una cattiveria nei confronti della mamma, anzi, vi dirò addirittura che io ho avuto questa santa donna, una neonatologa, non so a che livello fosse, però insomma era una neonatologa, che è stata santa perché mi ha visto che ero tipo non distrutta di più e ha deciso di portarsi in neonatologia Eva e se l'è tenuta per un paio d'ore. Io mi sono riposata e poi quando me l'ha riportata ha detto lei non gliene fregava niente, è stata lì ad ascoltare tutti i nostri discorsi e poi non gliene fregava niente. E vabbè, questa è anche la fortuna, diciamo, di aver partorito pre-Covid e sono stata molto fortunata su questa cosa. E quando poi eri in reparto i bambini non li dovevi mica toccare? Scusami un attimo, cosa vuol dire? Nel 78 tu il bambino non lo potevi toccare solamente, anzi nemmeno, nel momento dell'allattamento. Ogni 2 ore veniva l'ostetrica, ti dava il bambino, lo allattavi, loro li cambiavano loro ogni 2 poppate, facevano quello che dovevano fare, non gliene fregava niente a nessuno. Li cambiavano loro ogni 2 poppate, il bambino aveva le fasce di tessuto e poi dopo erano legati in questa specie di materassino ovale di lana, di cotone, non so che cosa fosse, legati così con una garza, ma il bambino tu non lo potevi prendere in braccio, lo dovevi lasciare giù.
bisognava dargli da bere, l'acqua. Addirittura. Sì, sì, sì. E che la prima acqua che te la davano loro, che c'erano dentro delle vitamine. E quella gliela dovevi dare per forza entro le 24 ore. La prima poppata dopo 6 ore da che era nato, e poi ogni 2 ore, regolare come una cambiale, c'era l'allattamento e venivano loro ad attaccarle e a staccarle. E questo è quanto. E i bambini non si toccavano, stavi dentro 2-3 giorni, minimo si stava dentro 3 giorni, 4 giorni. Io avendo i punti sono stata dentro quasi 10, però i bambini non si dovevano prendere su, non li potevi cambiare tu, non potevi fare niente. Forse per una questione di problemi assicurativi della questione. No, era l'abitudine, era così. Cioè, se il bambino non... Quando è nata la Barbara, io ero dentro in ospedale. È mia cugina la Barbara. Ah, sì. E qua io ero dentro con una minaccia di parto prematuro e volevano, siccome non si svegliava la mamma di Barbara Margherita, volevano dargli il latte in polvere, che il primario disse mocche, c'era zia lì che ha tanto di quel latte, che ero poi io, ha tanto di quel latte, glielo facciamo dare dalla zia. E quindi io 2 mesi prima di partorire ho allattato mia nipote. Ok. E funzionava così, era tutto molto spartano, insomma. E poi niente, quello che è cambiato dal 78 all'87 E 88. già erano cambiate le cose comunque in quell'anno lì, perché, Ok, 87. perché io ho cambiato clinica, a Sant'Orsola c'erano 3 cliniche, la prima, la seconda e la terza clinica ostetrica, con Eleonora e con Silvia ero in prima clinica, con te ero in seconda clinica, sembrava di essere Cosa in un vuol altro dire mondo. prima clinica e seconda clinica? C'erano 3 primari diversi. Sempre là. Nello stesso reparto, nello stesso piano dell'ospedale c'erano alcune camere che erano del professor Tizio, altre camere che erano del professor Caio e le altre che erano di San Petronio, capito? E quindi c'erano regole diverse perché ogni responsabile, ogni primario aveva le sue abitudini, il suo modo di approcciarsi con le pazienti, con le mamme, eccetera. Io mi sento un'intervistatrice in questo momento perché non sto facendo un cacchio. Cioè, faccio domande e sto a guardare mentre impasta. Va bene. Se vuoi ci diamo il cambio e tu parli. Io parlo con la bocca e lavoro con le mani, mica problemi. Vabbè, io posso fare qualche omino. Certo, dopo ti lascio tagliare a te. E niente, nell'87 comunque il reparto era sempre molto molto numeroso, perché in camera eravamo in 6 con i bambini, quindi non era proprio una situazione idilliaca, soprattutto nel momento delle visite. Però già era cambiato qualche cosa in sala parto. Ok. Perché in sala parto poteva stare il papà, solo il papà, non poteva entrare nessun altro, nel senso che non potevo dire viene mia mamma, no. Cioè, nel senso, tu non potevi scegliere una persona che andava bene a te. No, o il papà o da O sola. t'arrangi. O t'arrangi, ecco. Quindi sì, le cose erano così. Ok. E c'era una che voleva andare via nell'87, quella che era in camera, ecco già lì le camere erano più piccole, avevano caratteristiche più di una clinica perché avevamo camere da 2 col paravento in mezzo, per cui eravamo un pochino più, insomma, un pochino più di privacy c'era, però quella che era in camera con me voleva andare via. Suo marito che sveniva, qui a un certo momento l'ha sbattuto fuori dal reparto. E lei invece voleva andare via perché aveva troppo male. Basta, non ci sto più, vado via. E niente, dopo... Ciao! Che carino! Questo sembra più una bambola voodoo.
Ma dai, cosa gli... Sono belline, dai. Adesso poi quando le lievitano in forno voglio vedere se restano così omevoli. Si dice Ma omevoli, sì, no. no, non si dice omevoli, ma tanto... Insomma, si assomigliano ancora degli omini. Ma sì, perché no? Perché Quando si saranno allargano? cotti. Beh, un pochino crescono, perché c'è Allora il lievito. devono stare così vicini? Ma sì, dai, tanto non fa Fate niente. come vi pare a voi. No, beh, ascolta, io li faccio sempre tondi, non faccio le formine, però, vabbè. E niente, dopo comunque là l'abitudine della saletta postparto c'è sempre stata, quindi io sono andata nella saletta postparto. Il babbo era molto ridicolo perché aveva il camice, mascherina, berretto, eccetera. Covid mode, Beh, sai, lì Covid style. in sala travaglio è normale che si Ma venga un po' che? baddato. Ma che? Ma non gli ha dato neanche i calzari ad Alex. No, beh, Ma lì- neanche i calzari aveva, cioè roba che se io sbrodolavo acque in ogni dove, cioè si lavava le scarpe pure, ma per fortuna avevo già smesso. No, Però vabbè. per Comunque, dire... cosa facciamo adesso? Altri Sempre omini. omini? Va bene, Sì, fai gli mi omini. piace. Per quello che Soglia. riguarda gli esami, ho fatto molti meno esami perché dopo avevano capito che questo terzo sottogruppo non era poi cosa mangi. Questo terzo sottogruppo non era poi così pericoloso e quindi facevo i miei esami del sangue ogni 2 o 3 mesi così. Folina non me l'hanno data, non so che cosa sia. Perché sto prendendo ancora. Eh. Però è l'acido folico. Vabbè, io allora, sai, io quando è Ragazzi- nata Eleonora non si conosceva nemmeno la toxoplasmosi, che io l'anno prima di rimanere incinta di Silvia, quindi nell'86 che la mia amica è rimasta incinta, che ha detto non posso più venire a casa tua perché hai il gatto, e dico allora cosa c'entra? Perché non ho avuto la toxoplasmosi? Siccome era una molto fantasiosa, diciamo così, ho detto dai Ben, dico cos'è una delle tue solite fisime, cos'è sta storia? L'anno dopo, quando sono rimasta incinta di Silvia, che mi hanno detto che dovevo fare il tox test, le ho telefonato e le ho chiesto scusa. Fine. 15. Lei è nata. Lei è nata. La potevi prendere in braccio. Lei sì, Posto, è almeno quello. lei sì, potevo andare a cambiarla quando volevo. Che cosa facciamo adesso? Sempre omini e cuoricini? Fai, io ti darei anche la casetta, ma me l'ha rubata Eva. Ah no, facciamoli tondi. Fai i tondi. Facciamoli Aspetta. Allora, no. Piccolo, È il più piccolo, piccolo che hai questo. Sì. forse? Vabbè, ma vorrà dire che vengono dei biscottissimi. Eh. Cosa volevo dire? Quindi a quel punto lì, cioè nel 78 potevi fare un po' quello Nel che ti pareva. 78 Però in eravamo- camera eravate sempre 6 e 6? Eravamo 6 e 6 bambini, sì. Ok. 88? 88, avevo cambiato ginecologo, aveva lavorato lì a Sant'Orsola, aveva fatto tirocinio lì all'ospedale, Fai un paio di omini dopo. sì, per cui conosceva tutto il personale così e lui aveva lavorato in seconda clinica e mi disse adesso ti faccio ricoverare in seconda clinica perché conosco tutti. Va bene. Allora io sono arrivata, ho trovato, guarda caso, la stessa ostetrica che mi aveva seguito l'anno prima per Silvia e mi ha riconosciuto lei. Anche l'infermiere mi ha detto ma che cavolo ci stai a fare qua tutti gli anni? Ho detto basta. Vabbè, niente, dopo in sala travaglio c'era una ragazza con me che era lì da 10 giorni e le davano sempre tutti i pasticci per farla partorire e lei non partoriva. E io facevo il training autogeno, l'unica cosa che stringevo erano le mani nel lenzuolo e il babbo era lì, cacca, e mi scappava da ridere. E questa qua, basta voi due, ci deve vedere, sei qui per partorire e ridi. Che faccio? Cioè, non è che Certo che tra quella là che voleva andare via e questa qua che non... sì,
Certo che anche noi comunque sempre Bastian Contrari, Beh, oh, ascolta, poi in un certo momento, siccome ho i dolori molto attaccati, io ho detto con l'ostetrica, guarda, non so che cosa pagherei per avere, mica tanto, 1 minuto di pace. Dice, ma che cosa vuoi pacciare? Andiamo subito di là. Insomma, te in 1 ora e 10 sei nata. Però non è che stiamo applicando a pettinare le bambole. però mi hanno rotto le acque loro, di tutte e 3. No, devo fare gli omini. Vabbè, ci stanno meglio qua. Là non ci stanno i cuori. Lassù sì. Bastano 2, non ci stanno 3. Basta. E allora niente, te eri già impostata, per cui non ho allagato la sala parto, insomma. Ecco. È giusto, perché E poi quando sei nata tu, siccome io non avevo mai voluto sapere se eri maschio o femmina durante Perché le no? ecografie, perché all'ospedale non me lo dicevano. E allora quando ho detto, dico, ascoltate, allora non lo voglio neanche più sapere, basta. E ho detto, sorpresa. Come Quando mi arriva sarei chiamata se fossi stata maschio? Paolo. Meno male che non sei nata maschio, vero? Ecco. Ma mettilo qua l'omino che si fa in compagnia con gli altri 2. Ok. E niente, quando sei nata, l'ostetrica ha detto col babbo, dice un'altra femmina, signor Mauro, un'altra femmina. E il babbo cosa ha detto? Dice, vabbè, sono talmente abituato a ragionare al femminile che ci sarei anche rimasto male se fosse stato un maschio. Non avrebbe saputo come gestire la cosa. Beh sì, effettivamente. Vabbè che non è che siamo andati tanto lontani. E poi quando sono andata giù in seconda clinica non c'era posto in camera perché era super richiesta, quindi io ho passato un giorno e una notte in corridoio con te di fianco e poi mi hanno messo in camera. No, sono stata bene, molto bene, tra l'altro eravamo trattati come in clinica, sono stata bene anche l'anno prima con Silvia, tutto sommato, perché comunque potevamo gestirvi, andarvi a cambiare se ce n'era bisogno. No, dai, tutto sommato lì era una pacchia proprio, considerando che è un ospedale universitario molto antico, per cui le strutture sono quelle che sono. Però sì, il bagno per esempio non era in camera. Era in corridoio. Era in corridoio ed era comune a tutti, ma anche quando ha partorito Eleonora nel 2004 il bagno era in corridoio, quindi sì, non... Però io l'acido folico non so che cosa sia. Te dai l'acido folico. Di nessuna delle 3 c'era la folina. Ragazzi, i biscotti sono pronti! Yeah! Sono anche strabuoni! Questi li possono mangiare anche gli spippoli. Spero di avervi tolto qualche curiosità e spero di rivedervi al prossimo video. Grazie mille di averci seguito anche dalla spippola. Ciao a tutti! Ciao ciao! No, questo qui è una schifezza. C'è un graffetto da metterci qualcosa.